Ciao miao! Benvenuti in questo mio nuovo video dove vi racconto come ho costruito il mio computer senza capirne nulla di computer. Non ne avevo mai costruito uno, questa è stata la prima volta e il motivo principale è stato perché volevo fare un upgrade. Lavoro sempre a casa e volevo iniziare a fare streaming decentemente, quindi ho deciso di investire tutti i miei risparmi della pandemia costruendomi da sola un computer, senza però, come detto prima, capirne un tubero. Ho questo MacBook da tot anni e l'ho sempre usato sia per lavorare che per fare cose relative ai miei hobby, tipo montare video, editare foto. Non mi ha mai tradito, tranne quando ho provato a fare streaming su OBS. C'eravate quando ho fatto il mio primo streaming dopo anni da computer? Non è andata bene. Per nulla. Da lì ho capito che mi serviva un upgrade. Vi giuro che però dire addio ad Apple per me è stato così difficile. Comunque quel portatile è ancora in ottime condizioni, lo uso ancora per lavoro ogni tanto. Ok, quindi costruirsi un computer da sola. Io non avevo neanche idea da dove partire. Ho chiesto aiuto a mio cugino che mi ha trovato tutti i vari pezzi su Amazon e vari siti. In descrizione vi lascio i vari componenti se siete curiosi, so che è una cosa che vogliono sapere in molti. Ve lo lascio qua sotto. Per il montaggio invece ho chiesto a mio fratello che quando era giovane si è costruito da solo il suo computer e in generale è anche molto più abile di me in queste cose. Era lui quello bravo con i Lego da piccolo. Direi che come introduzione ci siamo. Potrei dirvi del fegato che mi sono fatta per cercare tutti i pezzi perché scomparivano in pochissimo tempo e non sapevo più dove trovarli, e tipo la scheda video viene da un negozio cinese a Milano, ma va bene. Direi però di passare alla parte più divertente, più interessante, quella del montaggio e dei vari casini che sono successi durante la giornata. Non ci saranno video di tutti quanti i passaggi, quindi non prendetelo come un tutorial per favore e non preoccupatevi, i pezzi sono tutti al loro posto. Iniziamo a spacchettare il case e ci imbattiamo subito nella mia più grande paura, l'elettricità statica. Cazzo, Ah, cazzo! Qual è il problema? oh mio Dio! Basta metterlo con Per le RAM abbiamo avuto dei problemi nell'inserirle, non so perché. Già le odiavo perché ne volevo altre, ma mi sono dovuta arrangiare. Alla fine però ce l'abbiamo fatta, non so dirvi come. Sai perché quando un uomo, cioè l'uomo, l'essere umano, si concentra e mette la lingua, sai perché? No. A quanto pare, quando uno si inizia, c'aveva la testa più piccola e la lingua più lunga, si copriva l'occhio con la cosa e prendeva tipo la mira, proprio. Ma che cazzo, che cosa orribile, che brutta immagine! Quello era l'uomo, l'hard disk. Ah, ok. Quindi solo uno secondo me di loro. La scheda video non mi ricordo quanti cazzo ne voleva. Vado a vedere. Questo sicuro. Sto cercando di capire questo affare, ma si sta trasformando nell'elettricista barese. Ce l'hai fatta sto qua! Inserire l'alimentatore è stata una sudata. Collegare il tutto ancora di più. Ma ecco il risultato. Volete vedere il primo tentativo di accensione? Allora, È arrivato il momento qui della c'è verità. è il bestion, bello disordinetto. È bastato fermarmi un attimo per pensare volevo morire. È il momento della verità. Sto attaccando. Una gran paranoia. E Ora, alimentatore on. Allora, la scheda ma disappoggiate, già questo è un grande successo. Ma stai facendo cosa? Secondo tentativo. Yeah. E si è acceso. Ok. Ma cambia colore. Ah, che goduria! Oh my god. Adoro. Cos'è, cos'è questo?
Boh. Tutto questo montaggio è praticamente durato l'intera giornata, abbiamo iniziato mattina presto e abbiamo finito nel pomeriggio tardi ed eravamo sfiniti. Così abbiamo deciso di completare l'installazione il giorno dopo. Il giorno dopo ho attaccato tastiera, mouse, monitor e non sembrava accendersi. Sono impazzita perché non riuscivo a capire dove fosse il problema. Alla fine è arrivato Peppo, ha staccato tutto, ha riattaccato tutto e funzionava. Ok, va bene. Come si chiama questo processo? Boh, sta di fatto che non so, non riuscivamo a settare neanche questa parte qui, questa roba qua. E siamo stati tutto il tempo al telefono con nostro cugino che cercava di spiegarci come fare. E finalmente abbiamo installato Windows! Yay, che inferno! Oddio. Poi tutti, vai. Non sto guardando. No, ma va. Non li sto guardando. Qual è il nome del tuo cugino più grande? Qual è il nome della prima scuola? Non lo so. Cazzo è? Ciao! Oh my god! Ho fame, vado a fare merenda. E quindi sì, questo è stato più o meno il processo. Penso che all'inizio io abbia sbagliato a montare le ventole. Penso di averle messe al contrario. Però dopo un po' ne ho comprate altre perché mi sono resa conto che solo 2 erano troppo poche. Raga, non so, vedete da questi video, ditemi se le ho messe bene. Sono 3 da un lato, una dall'altro e quella in centro, ho già dimenticato come si chiama. Vabbè, avete capito che non è proprio roba per me. Avevo imparato un sacco di cose nel montaggio e ora ho dimenticato tutto. Ho intenzione anche di comprare una nuova scrivania e sinceramente vorrei mettere il case sotto. Se avete suggerimenti su come mettere il case sotto senza rovinarlo, fatemi sapere. So che è meglio metterlo sopra, però prende un sacco di spazio. Vorrei una scrivania gigante, ma non so se ci entra. Wow, ancora non ci credo, sono contentissima di aver tentato questa cosa. È stata una vera sfida contro me stessa, pur avendo chiesto un sacco di aiuto alla fine. Non è stato semplice prendere una decisione del genere. Devo essere sincera, ero molto tentata di comprarmi un Macintosh fisso. Stavo per ricadere nella trappola di Apple. Grazie davvero per essere arrivati fin qua. Rivedere le clip del montaggio è stato faticoso. Spero che invece a voi il video sia piaciuto. Se siete nuovi non pensateci 2 volte e iscrivetevi al canale. E soprattutto seguitemi in streaming. Ho costruito tutto questo computer anche per quello. Non voglio dire soprattutto per quello, ma anche per quello, per fare streaming. E dato che non faccio streaming qua su YouTube, lo faccio su quell'altro sito che se nomino YouTube si arrabbia, ma avete capito, è quello viola dove si fanno streaming. Seguitemi anche là, per favore, lo apprezzerei molto. Ah, già, se avete anche consigli fatemi sapere se ho sbagliato qualcosa. Per le ventole sono ancora molto curiosa. Ma per favore siate buoni, ho già detto 20 volte che questa non è proprio roba per me. Non so cosa ho fatto. Sì, direi che finalmente siamo arrivati alla fine di questo video. Io vi auguro un buon fine settimana. Molto probabilmente settimana prossima ci sarà un nuovo video. Ne ho vari da filmare, quindi iscrivetevi. Grazie mille e alla prossima. Ciao miau!